Ciao, sono Ellis, oggi parliamo di drammi cinesi. Mi sono accorta negli ultimi tempi di aver virato un po' le mie preferenze verso le produzioni coreane perché hanno un impianto di trama molto più solido, molto più articolato, costruito in maniera più coerente e quindi più godibile da vedere, più coinvolgenti anche dal punto di vista emotivo. E spesso sono anche più corte, che è una cosa che io sempre apprezzo. E quindi diciamo ho un po' abbandonato, cioè, non ho l'abbandonato, però ho messo un po' in secondo piano le serie cinesi. E di quelle che guardo, anche qua, altra cosa che ho notato, a differenza di quando ho iniziato a guardare appunto questi drammi, è che mi sono spostata molto di più verso i drammi moderni. Non perché... allora, continuo a preferire quelli in costume, ma quelli in costume cinesi hanno spesso tipo un sfottio di puntate e ci sono, come dicevo prima, all'interno della trama sempre un sacco di sottotrame che però non aggiungono nulla dal punto di vista emotivo o costruttivo, funzionale al proseguimento della trama, allo svolgimento della trama e quindi mi stufano un po'. Il dramma di cui parliamo oggi è un dramma cinese ambientato nel mondo moderno che mi ha stupito molto 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 positivamente. Sono 36 episodi, quindi non è neanche cortissimo. E ve lo descrivo senza darvi troppi spoiler. L'unico spoiler che vi do è che finisce bene, perché altrimenti... Però è bello, bello perché è pensato bene, è ricco di colpi di scena e per l'argomento di cui tratta crea anche un po' di sana riflessione e è pensato bene, ecco, di base c'è questo, che è pensato bene, tutto quello che succede non è diciamo un vicolo che si snoda dalla strada principale per poi perdersi nel niente, ma sono magari deviazioni necessarie cioè non sono neanche deviazioni, però diciamo sono controstrade necessarie per comprendere meglio i personaggi, per inquadrare meglio i personaggi, le scelte che fanno e ripeto, per dare una panoramica a un argomento molto interessante e che merita una riflessione. Allora, la protagonista di questo dramma si chiama Kla, attenzione, pronuncia cinese fantastica, e in apertura di storia viene piantata dal fidanzato e perde il lavoro, quindi proprio il trionfo della sfiga. Il padre lavora su delle navi e quindi è spesso via appunto per lavoro, le manda un regalo, questo regalo sono un paio di occhiali. Pochi attimi prima di incontrare il fidanzato e di essere piantata, che là vede delle ragazze che sembrano interagire con l'aria perché sembra che abbiano una persona accanto, ma in realtà non si vede nessuno. Quando indossa questi occhiali che le sono stati mandati in regalo dal padre, scopre che può accedere a un gioco virtuale in cui la piattaforma dà l'opportunità di scegliersi un fidanzato. 4 sono i profili proposti e si spiega, ecco, anche perché il motivo per cui le ragazze che ha visto durante il giorno sembravano appunto interagire con l'aria. In realtà tutte indossavano questi occhiali e quindi erano all'interno di una realtà virtuale in cui nella loro testa, cioè nel gioco, in realtà stanno invece interagendo con una persona che è proprio il fidanzato ideale come te lo vuoi costruire tu. Ecco, da noi si diceva una volta che il fidanzato ideale te lo andavi a costruire a botticino, nel senso fatto di marmo proprio secondo le tue richieste. Qua invece siamo nel 2021, la tecnologia si è evoluta e quindi entri nella realtà virtuale e scegli le caratteristiche che più ti aggradano. Fast forward di un anno che è inserita proprio in questo gioco e ha scelto uno dei ragazzi proposti, appunto dei profili proposti,
e vive con una sua amica. Questa sua amica è a capo di una agenzia di incontri in cui appunto fa incontrare uomini e donne, però questa agenzia di incontri sta andando incontro a un brusco calo di affari perché ha un sacco di iscritti maschi, ma non ci sono donne perché sono tutte, diciamo, risucchiate nella realtà virtuale offerta dal gioco e dalla perfezione di questi 4 candidati virtuali, di questi 4 possibili fidanzati virtuali. Quindi l'amica di Kala, della protagonista, si erge, diciamo, come antagonista, concorrente, come sì, antagonista del fondatore di questo gioco, spiegando che questo gioco ha portato in realtà anche a un problema sociale, perché tutte le persone che cercano una scappatoia dalla vita reale si dimenticano però di costruire, o mettono da parte, cioè accantonano totalmente la costruzione di rapporti reali. E qua quindi si scatena una specie di guerra fra i due, che è un pochino più, diciamo, nelle nuvole, non è svampita, è un pochino più ingenua, più effervescente, ma in maniera molto leggera. Fa un sacco di lavori per riuscire, diciamo, a tirare a fine del mese, mentre la sua amica è molto più seria, più impostata, più riflessiva anche. Ecco che là scopre casualmente, a seguito di una serie di circostanze, ecco, che i 4 profili virtuali che si trovano nel gioco non sono virtuali, non sono totalmente virtuali, ma sono basati su 4 persone reali che vengono tenute segregate dal fondatore del gioco per estrapolare i dati che poi vanno appunto nella creazione dei profili da proporre alle clienti di questo gioco. Da qui si sviluppa tutta una trama che ve la faccio proprio super mega stringata perché non voglio entrare troppo nei dettagli, che punta alla liberazione di questi 4 ragazzi. Vi ripeto, finisce bene, intendetela come volete, guardatelo perché merita, perché a dispetto di tanti altri drammi che, ripeto, si perdono in vie laterali, questo è stato pensato bene, quindi è ricco di colpi di scena. Il cattivo, che inizialmente sembra è a metà fra il cattivo e un personaggio involontariamente comico, è molto è credibile, è agguerrito e è un cattivo temibile, non è uno di quei cattivi lì un po' all'acqua di rose che è stato messo lì per ricoprire un ruolo ma non ha né arte né parte. Molto interessante. Allora, insieme alla protagonista e alla sua amica, che poi sviluppano dei rapporti con 2 dei ragazzi reali, rapporti ovviamente sentimentali con 2 dei ragazzi reali, è la zia dell'antagonista, che anche lei mira alla liberazione di questi 4 ragazzi che sono stati tenuti veramente, cioè prigionieri per gran parte della loro vita. Ricco di colpi di scena, quindi ogni volta ci si trova a rimanere a bocca aperta perché c'è appunto il guizzo che non ti aspetti e che ti fa tenere incollato allo schermo. Se devo essere sincera, ecco, fra la puntata 24/28 c'è un rallentamento del ritmo, cioè le prime 24 puntate vanno via veramente lisce come l'olio, cioè sono molto frizzanti, molto
briose anche, cioè si vedono anche veramente proprio in fretta. Gli episodi sono tipo di una mezz'oretta ciascuno, quindi sono anche abbastanza svelti da vedere. Però ecco anche proprio come accadimento, come trama, c'è proprio un ritmo che procede in maniera serrata. 24-28 c'è appunto un rallentamento che non è un rallentamento di contenuto, è proprio nel ritmo degli eventi, e quindi diciamo si fa un pochino più fatica a stare sintonizzati. Però quello che succede comunque in queste 4 puntate è necessario per dare più solidità agli eventi che accadono. Bello, cioè mi ha spiacevolmente stupito. Poi ecco, dal 29 fino al 36 di nuovo fiato sospeso, di nuovo colpi di scena fino al gran finale. Devo essere sincera, allora, nell'ultima scena dell'ultima puntata purtroppo c'è un hint, una specie di tipo di spoilerino che fa presagire che ci sarà una seconda stagione, che è una cosa che a me onestamente dispiace, perché secondo me questa era già stata creata molto bene e poteva tranquillamente essere autoconclusiva. Gli attori molto molto bravi, c'è menzione speciale a uno dei 4 ragazzi che poi diventa l'interesse amoroso dell'amica della protagonista, che è lo stesso attore di Maiden Holmes, che è uno dei miei attori preferiti cinesi, perché è veramente, allora, è figo, sì, è figo, diciamo, cioè secondo me è figo, non è convenzionalmente bello, però è un bel ragazzo, dai, oggettivamente, cioè non è bello come tanti altri un po' più belli, però la verità è che tanti degli attori cinesi, soprattutto così giovani, sono tutti, cioè, fisicamente, esteticamente molto attraenti. Il problema, la discriminante qua è che non tutti fanno andare di pari passo bellezza ed espressività, cioè tanti sono veramente dei cartonati, tipo dei poster, bello da vedere, ma c'è espressività non pervenuta. Lui invece, mi era rimasto impresso fin da Maiden Holmes, un po' perché il personaggio era scritto veramente bene, e quindi è stato proprio uno di quei casi tipo di colpo di fulmine con l'attore, in cui ti, fra virgolette, innamori, a me è capitato proprio, ti innamori, apprezzi molto l'attore perché il personaggio che interpreta è stato scritto con tutti i crismi, e lui l'aveva interpretato, devo dire, secondo me in maniera fantastica, contando poi che fosse tipo il suo primo ruolo in assoluto, cioè tanto di cappello. L'ho visto in altre produzioni e si è sempre confermato comunque un attore di sostanza, cioè che riesce a dare una credibilità tonda al ruolo che interpreta. Non è solo una bella faccia, è un bel ragazzo che sa rendere credibile il personaggio che interpreta, che voglio dire, per un attore, cioè mi sembra dovrebbe essere il minimo sindacale, però ecco, qualcuno lo fa meglio e qualcuno lo fa meno bene, ecco. E lui secondo me lo fa in maniera veramente fantastica, anche perché poi all'interno della trama lui, cioè il suo arco narrativo, l'arco narrativo del suo personaggio in particolare, gli richiede di recitare non sempre lo stesso ruolo, ma anche diciamo, la faccio semplice, gli richiede di recitare sia il buono che il cattivo. E porca miseria, nel momento in cui si trova a dover interpretare il cattivo, cioè brividi lungo la schiena, cioè ti fa venire un certo freddo, quindi è molto centrato per il tipo di performance, di emozione che deve dare, e qui c'è per me tanto 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 di cappello. Si conferma davvero, cioè proprio bravo, e non è una cosa che si può dire di tutti gli attori cinesi, perché ripeto, e anche delle attrici, non è che facciamo la discriminazione, ma perché tante interpretano sempre se stessi all'interno delle varie storie. Succede anche a tanti attori
di qualsiasi nazionalità, penso tipo agli attori americani, magari anche quelli più famosi, che veramente non riescono, a parte cioè muoversi fisicamente sulla scena, non riescono a dare quel guizzo in più alla performance. E lui invece mi ha convinto dal primo dramma in cui l'ho visto, e mi convince anche qua veramente c'è il miglior attore di tutto il parterre. Sono credibili anche le protagoniste, cioè ognuno, ciascuna con le sue, ecco, caratteristiche che le rendono molto peculiari, non sono stupide, non sono inutilmente lagnose. I personaggi maschili sono anche questi costruiti bene, con un background che dà solidità, che dà credibilità al modo in cui si comportano. La zia, ripeto, fantastica, il personaggio secondo me meglio riuscito. Il cattivo e la sua assistente, anche loro comunque hanno tutta una loro dinamicità sia interna che interpersonale, che li rende una coppia a tratti comica da vedere e a tratti inquietante, possiamo dirlo, sì, inquietante. E è bello anche, personalmente ho molto apprezzato anche l'aspetto, la riflessione che viene, diciamo, indotta non in maniera pesante, ma fra le righe, dei pericoli della realtà virtuale, e si vede molto anche quando i personaggi, che da tutti sono ritenuti dapprima immaginari, devono poi interagire nel mondo reale, quello che la gente si aspetta, quello che ricade un po' nel discorso che secondo me ho già fatto in un altro video, ma adesso cerco di riprenderlo in maniera stringata. La figura tipo della celebrità come oggetto che è posseduto dal pubblico, e quindi tu, persona celebre, mi devi qualcosa perché io sono tuo fan e tu senza di me non sei nulla. È una cosa che non viene posta in maniera di impatto, cioè non viene in maniera aggressiva, ecco, però viene fatta capire e messa lì come spunto di riflessione, ed è una cosa secondo me, cioè, molto apprezzabile, molto positiva. Io ve lo consiglio, cioè ve lo consiglio proprio tantissimo, è disponibile su YouTube, vi metto il link alla prima puntata, perché penso che sia uno dei migliori drammi del 2021 che ho visto finora. Sì, perché è costruito proprio bene, sorprendentemente, perché ve l'ho già detto quali sono le mie remore sulle produzioni cinesi, che poi le guardi lo stesso, quello è un altro discorso, però non mi è mai capitato nel guardare questa serie di fare l'avanti veloce, perché mi stava calando l'attenzione e la poesia e tutto il resto. Love, oddio, non mi ricordo più il titolo. Non mi ricordo più il titolo, ragazzi, cioè, mi è perso. Love Crossed, aiuto, proprio, cioè, andata. Love Crossed, bello, interessante. Spero vivamente, perché purtroppo, vi ripeto, a causa dell'ultimo fotogramma dell'ultima puntata, è quasi certo, anzi è certo, che ci sarà una seconda stagione. Spero vivamente che la seconda stagione non abbia nulla a che fare con la prima, nel senso che non vengano ripresi, non vengano portate avanti le storie degli stessi personaggi, ma questi personaggi, cioè, ormai abbiano, diciamo, la loro vita, e venga magari riciclato l'impianto del gioco ma con altri personaggi. Però non ho trovato ancora informazioni a riguardo, perché non vedo sui miei siti di fiducia informazioni su una produzione in atto della seconda stagione, quindi non so ancora nulla, staremo a vedere. Love Crossed, ve lo consiglio? Sì. Bene, mi fermo per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!